parto dall'ultima immagine che ho negli occhi. Acugna pazzo, un pazzo senza catene che sta lì a rincorrere, no? Per fa botte che non bastava quelle che ha dato in campo, perché il classico giocatore antico, no, che deve randellare per trovare giovamento e godimento, no? E adesso ho capito anche perché praticamente il River Plate si presentava a questa partita con il centrocampo titolare in blocco, i tre di centrocampo, tutti e tre squalificati. Sì, non sto improvvisando, no? È così, i tre centrocampisti titolari del River Plate erano tutti e tre squalificati. Castano, Perez, Galop, tutti e tre. Ma questi, ma menano di brutto. Ho visto delle randellate nel secondo tempo che Susic ne hanno fatte due in blocco, ma tante nella partita, e poi la buttano nell'arista. So contento che alla fine l'abbia spuntata oltre l'Inter, il Monterrey, perché il calcio è più Esposito, è Piuzzo per esempio, no? Arriva quella palla, te la sposta e te la butta dentro. Il calcio è Susic che in mezzo a due, no? Fa quello che gli pare. Il calcio deve essere sta roba qua. Ci metto anche perché non un giocatore del River Plate, Colidio, che a me era piaciuto nelle precedenti uscite. Oggi non abbiamo praticamente visto Mastantuono. Però il calcio è il calcio, non le botte da orbi. Ecco, stiamo calmi, stiamo calmi. Ecco, voglio rimanere calmo, anche perché finalmente posso dirlo, nel secondo tempo ho rivisto l'Inter. Nel secondo tempo ho rivisto l'Inter. Finalmente ho rivisto l'Inter nel secondo tempo. Ed era ora. Ed era ora, cavolo. Devo stare anche calmo perché c'è la nonnia che dorme. C'è la nonnia che dorme. Il pollaio che è già in rivolta perché 5 di mattina è chiaro che galli e galline si fanno sentire, magari l'apprezzerete durante il contenuto. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo prima, come al solito, un paio di robette veloci. Soddisfate le angherie dell'amico, sentite, dell'amico algoritmo, amico un cavolo. Spolliciamo, se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E a proposito dei prossimi contenuti, domani sera, stasera, come devo dire, stasera poi seguiremo la Juventus che, attenzione, non portiamoci troppo avanti, però ottavi Inter Palmeiras, la vincente affronterà la prima del girone della Juventus, quindi Juventus o City contro l'altro girone, quello con Real, la squadra di Inzaghi. Non guardiamo troppo in là, però possiamo dire che il PSG è dall'altro lato. Bene così. Però sto portando avanti dei discorsi che in questo momento, che io vi dico la verità, fino a ieri, fino alle 3 di notte, io ero totalmente abbandonato, no? Totalmente abbandonato. Adesso, dopo il secondo tempo, entriamo nella fase a eliminazione diretta. Inizio ad assaporare un'altra situazione e vi dico che non mi neanche pesa stare qui alle 5 di mattina a discuterne insieme, anzi, è estate, fa caldo, sono stato insieme all'amico Fabiuccio, che voi forse avete conosciuto tramite post storia Instagram, però è bello sta aggregazione che nell'estate con i compagni inizia un po' a scaldare, inizia un po' a scaldare adesso, inizia un po' a scaldare, ecco questo voglio dire. Quindi se volete iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere le notifiche per il prossimo video. Andiamo un po' alla partita. Nel primo tempo, classiche difficoltà. Le classiche difficoltà dove l'Inter, sì, come al solito, è quella che gioca, che ha la palla, che crea anche, che arriva, ma che poi risulta inconcludente, tranne un paio di situazioni dove la calamita lì davanti sembra essere proprio più Esposito, no? Che è l'unico nel primo tempo che ha quelle occasioni, che è concreto, no? Quella palla che poi viene deviata.
o comunque no, murata da Martinez quarta, e ce n'è anche un'altra, se non sbaglio arriva da sinistra, Di Marco in mezzo, e c'è sempre più Esposito che da boa, no? Da attaccante anche fisicato. Mio compagno Fabio diceva somiglia un po' a Toni, diceva, forse sia un po' anche legnoso, però ma mi pare che sto ragazzo nell'area di rigore sia a proprio agio, lo dimostra il fatto che l'anno scorso 19 gol con lo Spezia, giocatore che alla prima da titolare segna un gol comunque importante per una squadra come l'Inter che in questo momento sta facendo fatica a trovare il gol. Cioè, per fare il gol con l'Uragua al 78esimo, col Monterrey, quella situazione con Lautaro, ma fai fatica. E sta attaccante qua arriva a fa gol, Piuzzo, arriva a fa gol. E allora il discorso lo possiamo già fare. Cioè, si parla di investimenti, di andare a prendere Bonni, quelle qua. Ma ragazzi, ma se non devi prendere il giocatore che ti fa fare lo step, perché oggi Bonni, per carità, sicuramente sarà anche un giocatore interessante, ma un giocatore su cui devi lavorare e lavorare per lavorare. Io vorrei lavorare su Esposito, ecco, questo è il discorso. Lavorare per lavorare. Lavoriamo su Esposito, perché comunque è un ragazzo che può dire la sua. Un ragazzo che fra poco, fra 2 giorni, non lo so, se non sbaglio, controllavo, compie 20 anni, quindi ci siamo. Lanciamolo. Perché poi diciamo sempre, ma no, non giocano. Lanciamolo. Lanciamolo, lo vedo bello, massiccio, temperamentale, mi piace. Lanciamolo, ma via, andiamo. Mi piace Susic, poi io l'ho già detto, a me piace Susic. Spero di vederlo con maggiore minutaggio nelle altre partite. Mi piace Susic, mi piace Susic, mi piace. Mi piace Susic, fa delle robe che con la palla è interessante. Mi piace Susic. Aveva fatto praticamente fa 2 gol oggi. Il primo su appunto assist su Pio e poi mette a sedere 2 giocatori e mette in porta Mikita. Mi piace Susic. Mi piace Susic. Mi piace. E poi ripeto, ribadisco l'Inter nel secondo tempo che trascinata da Lautaro Martinez, al netto di tutto il migliore, per me il migliore è stato Lautaro, vivo, e il suo essere vivo trascina anche i compagni ed è importante che il capitano in questo momento difficile dove le cose, ribadisco, anche stasera, non è che poi alla fine stasera, perché poi lo so come funziona, no? Gli umori cambiano vertiginosamente, calma perché come dicevo prima è battuto River Plate che praticamente giocava con i 3 centrocampisti di riserva. È come se oggi al River Plate mancassero Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu visti l'anno scorso. Mancavano i 3 titolari a centrocampo, mancava Driussi che è no, il giocatore un po' calamita lì davanti che mette d'accordo tutti perché si è infortunato alla caviglia. Sentivo gli aggiornamenti di Stefano Borghi che in questo è il numero uno e quindi ha fatto un punto chiaro sulla situazione. Quindi River Plate era una squadra oggi che era un po' in difficoltà dovute al fatto che calcisticamente parlando degli animali, pensano solo a menare, però detto questo, ribadisco, sono contento che nel secondo tempo ho visto una squadra con più proprio con la voglia di volerla. Se in tutte le altre partite vedevo un sì, dai, trasciniamoci, proviamo. Oggi nel secondo tempo poi ho visto un Inter che la voleva portare a casa, punto. È vero che è servita anche una sciocchezza di Martinez quarta, che è servita la superiorità numerica per poi andarlo a trovare il gol, ma è anche vero che prima d'allora l'Inter aveva creato, cioè il palo di Lautaro, tante altre situazioni, e sempre Lautaro che se la sposta sul sinistro e viene murato dal portiere, ci sono state tante altre situazioni interessanti, sempre Lautaro che da sinistra non ha quel tiro, proprio 3 occasioni importanti di Lautaro. Bisogna trovare gol con più facilità, serviva anche sbloccarsi secondo me psicologicamente parlando e lo abbiamo fatto con Pio e poi Bastoni, però ripeto mi è piaciuto la voglia nel secondo tempo di portarlo a casa, di aumentare il livello. Io questo ho visto un aumentare il livello.
Poi attenzione perché bisogna sempre stare attenti, dietro qualcosina comunque la concedi, colpo testa di colirio che magari becchi con le lì e ti sfalsa tutto e poi parliamo magari anche di altro. Mi sembra che c'è stato anche un salvataggio sempre di Lautaro, se non sulla linea comunque a botta sicura, quindi non è un'Inter perfetta, non è che mo, come al solito passiamo da così a così, stiamo calmi, stiamo molto 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 calmi. Però ho visto già qualcosa di interessante oggi, ecco, rispetto alle altre partite, eh, qualcosa in più. Però io, o meglio, freniamo, ecco, freniamo gli entusiasmi, questo bisogna dirlo. Va bene, ragazzi, devo caricare anche il video un po' breve short su Instagram, quindi devo caricare il video devo far mandare la miniatura, devo caricare il video, ragazzi, va a dormire alle 6. Però è stato un piacere. Pollaio rivolta, lo sentite? Vediamo un po'. C'è il gallo che canta. Non lo sento. Quando lo chiami non canta. Vabbè, ragazzi, scusa. Fatemi sapere cosa ne pensate voi a questo punto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, ragazzi, se volete iscrivetevi al canale. E un grande abbraccio, ragazzi. Grande abbraccio. Grande abbraccio. Grande abbraccio. Ah, Mastantuono. Si è parlato tanto di Mastantuono. Mastantuono e Yamal potrebbe essere il prossimo duello. Calma, calma, calma. Un grande abbraccio.